Buongiorno a tutti quanti. Rettifico il video che avevo fatto poco fa. L'ho cancellato, lo rifaccio, ma le considerazioni per me cambiano di poco. Mi è stato fatto notare, cosa che purtroppo non mi ero accorto, che praticamente ho commesso un errore io. Non cambia però il fattore decisione mia e vi spiego un attimino. Allora, io ho avuto problemi con un abate in Amantia, con Garibaldi. Allora, pensavo di averlo usato per la prima volta 5 mesi fa, quindi che si fosse rovinato nell'arco di questi 5 mesi. Invece io l'avevo acquistato a gennaio del 2021, ok? Quindi sono passati 12-13 mesi, una cosa del genere. L'ho usato una volta e dopo è rimasto fermo, quindi non l'ho più riutilizzato fino al giorno che ho fatto il video, quindi 5 mesi fa. L'ho riutilizzato e dopo nell'arco di nemmeno un mese da quando l'ho riutilizzato quella volta lì, praticamente il sapone ha cominciato a formarsi della sabbia dentro, si è completamente rovinato, inutilizzabile. Cioè, se quando lo montavi sembravi di avere della sabbia dentro il sapone. Io dopo non ho detto niente perché ho detto vabbè è un fatto così e lasciamo perdere. Cosa è successo? Che dopo purtroppo è successo anche a un altro amico che conosco, a un altro ancora, a un altro ancora, ad altri è successo con Crocos che non montava bene il sapone. Insomma, ci sono stati di vari problemi dopo un lasso di tempo, ok? Quindi il mio, avendo anche parlato così in ritardo, se magari avessi parlato ancora 4 mesi fa sarebbe stato dentro il PAO, ma avendo parlato adesso mi prendo le mie responsabilità, il prodotto non è da cambiare, è errore mio, non importa. Sta di fatto che un sapone per me, che ne ho più di 100 qua a casa, saponi che ho dentro lì da più di un anno e mezzo, usati una volta, o comprati usati che avevano anche 2 o 3 anni, sono tutti perfetti, quindi anche su questa cosa a me dà molto da pensare, però può essere un caso, il mio, un caso anche tutti quelli degli altri che ho conosciuto, che mi hanno detto di sto problema, anche se altri ce l'hanno da meno tempo del mio. Comunque sia, io parlo per me. Prima cosa, un servizio clienti che non mi sono trovato per nulla bene, perché non mi hanno, ad esempio, non mi hanno chiesto quando l'hai usato la prima volta, mi hanno detto direttamente il sapone ha passato il PAO. È vero, l'ha passato, ma però se tu non sai quando io l'ho usato la prima volta, potrai anche averlo aperto 2 mesi fa. Allora, io dopo per correttezza gliel'ho detto, ho detto sì, è stata colpa mia, non me ne sono reso conto, era passato più tempo, essendo che l'avevo usato una volta e dopo lasciato fermo da una parte, non me ne ero ricordato, quindi è stata colpa mia, io sono pronto subito a mettere in chiaro che se faccio un errore lo faccio, mica ci si può sempre ricordare tutto, però da parte di un produttore uno si chiede anche, no, ok, è fuori dal PAO, tu quando è che l'hai aperto la prima volta? Magari sbagliavo, gli dicevo una cosa e dopo per carità lo avrei anche rimborsato se me lo mandava, perché se ho sbagliato io ho sbagliato, purtroppo non me ne sono reso conto. Però un sapone che mi dura neanche 12 mesi e dopo finisce così, sinceramente io non mi sento più di andare a prenderne ancora. È una fatalità, era solo quello lì, magari non succede su tutti gli altri, ma però, come ho detto, ho degli amici che ho visto che hanno avuto gli stessi problemi, quindi io non mi sento più personalmente di acquistare quel marchio lì, non me la sento più, basta. Primo perché ne ho parlato così tanto bene che tanti si sono affezionati e hanno comprato questo marchio, ne hanno presi veramente tanti e più di qualcuno di loro ha avuto dei problemi. Chi prima, chi dopo, chi da poco. A me non è tanto che mi interessi sta cosa, perché è vero che il sapone ha un PAO e va rispettato, quindi il produttore è salvo. Punto. Su questo non ci discute per me. Chi invece ce l'ha dentro questi 12 mesi si arrangerà per conto suo. Io parlo per me. Con me è a posto, ho sbagliato io. Però con tutti i saponi che ho, uno non può pensare che un sapone mi deve durare, cioè lo devo usare per forza nei 12 mesi. Almeno a me, tutti i saponi che ho durano
insomma, parecchio nel tempo. Quindi un marchio che non sono sicuro che mi possa durare è un marchio che per me non è affidabile. Ma non lo è per me, che ho tanti saponi. Chi ad esempio compra un sapone e lo usa tutto, magari non ha nessunissimo problema. Bene, ci tenevo a dirvi questa cosa. Purtroppo ci sono stati altri che ad esempio con il Crocos, due amici miei, non gli montava, però sono 3 mesi che aspettano che gli arrivi il sapone. Sono affari loro e del produttore, però sono 3 mesi, dopo qualche giorno è che gli è arrivato, quindi sicuramente dentro il PAO. Gli hanno detto che glielo mandano, ma intanto sono 2-3 mesi che aspettano e io che compro un prodotto mi aspetto di avere un riscontro non dopo una vita. Io capisco che produzione, l'artigianale, naturale, tutto quello che volete, però sono cose che non mi sono personalmente piaciute. Quindi, come ci ho messo la faccia, ne ho parlato bene, tanti di voi anche l'hanno conosciuto e l'hanno acquistato, me l'avete detto grazie ai miei video, io personalmente, non vi dico di farlo voi, non me la sento più, anche perché ho tanti saponi e non mi posso permettere di usarli in continuazione così, cioè nel senso non posso comprare 3-4 saponi suoi, anche perché lui stesso ha consigliato di comprare un set ogni 2-3 mesi. Se io compro un set ogni 2-3 mesi, nell'arco di 6-7 mesi ho 3 set, cosa faccio? Uso 3 set di saponi in un anno, lo devo finire tutto? Devo usare solo quel marchio lì, non posso usare nient'altro. Cioè sembra una cosa anche che non ha tanto senso per come la vedo io, però dopo ognuno fa le proprie scelte. Io ho avuto un problema, ce l'ho avuto per quanto mi riguarda per un sapone in poco tempo, perché non è durato un anno praticamente. Ho sbagliato io a parlare un po' troppo dopo, ma non è durato un anno. E a me sta cosa non è piaciuta, basta, non è piaciuta. E alla fine un cliente che comunque ti ha preso 400-500 euro di prodotti, tra l'altro anche caramelle, ho comprato di tutto, ha un problema con un sapone che ti diventa sabbia, anche se fosse appena passato il PAO. Cioè, io glielo manderei e basta, però sono scelte personali. Per carità, mi avevano detto che me l'avrebbero mandato, mi avevano detto nel prossimo lotto, dopo passano 20 giorni, gli chiedi quando, loro ti dicono, ma guarda che già ti stiamo facendo un piacere, vedremo. Insomma, non si sa mai, non è che ti dicono il 31 te lo mandiamo, ti spediamo, ti facciamo sapere. Insomma, ti senti sempre un po' mesulante, ma compra perché il prodotto è di qualità, è una bomba eccezionale. Dopo però, se hai problemi, se hai rogne, vedremo cosa fare. Ecco. A me queste cose qua non mi sono piaciute, basta. E siccome, come vi ho detto, avendomene anche parlato in pubblico, mi sono sentito comunque preso dentro dalla cosa, perché logicamente se voi consigliate ad un amico di andare a mangiare ad un ristorante, a 2 o 3 amici, ok? E loro vanno a mangiare e dopo si trovano male, ok? Non è che è colpa vostra, non è che mi sento per forza colpa, perché magari è successo che hanno cambiato cuoco, o magari 3 serate storte, io non posso dire niente, però capite anche che da parte mia, quando delle persone che si sono affezionate, che hanno speso diversi soldi, e dopo si trovano con dei saponi a casa, che magari hanno usato una volta, che lo devono buttare via, è una cosa veramente, veramente scomoda e brutta, insomma, ecco, scomoda e brutta. Loro hanno le loro motivazioni, per carità, un prodotto naturale deve durare 12 mesi, non di più. E vabbè, sarà così, io non so cosa farci, però per me un sapone, sì, ci deve essere lì il PAO, ce l'hanno tutti i saponi, ma ci sono saponi che hanno 10 anni e sono ancora perfetti, può diminuire un po' la profumazione, può non essere più perfetto, si può indurire un po', può cambiare un po' la consistenza, ma non può diventare sabbia, non può smettere di montare, questo è come la vedo io. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo video, bye bye.